ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale, bentornati al gossip spirituale più atteso sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei, eccolo qua. Eccolo qua. Allora, ragazze mie e ragazzi, pronti per questa nuova puntata? Questi sono video sempre validi. Le energie che incontriamo adesso sono energie con le quali avrai a che fare nelle prossime ore o stai avendo a che fare nei prossimi giorni, prossime ore. Stiamo dedicando il nostro lui-lei proprio come gossip spirituale perché stiamo facendo tantissimo lavoro spirituale con il viaggio erotico negli arcani, il corso che poi non è un corso, vero e proprio, è un'esperienza iniziatica da vivere che state portando avanti in modo straordinario. Anch'io sto portando avanti con i podcast. Il corso Il viaggio erotico negli arcani lo trovate nella playlist di questo canale con la dicitura corso, ok? E sono felicissima di quello che mi state scrivendo in merito a questo corso, perché è un viaggio profondo, cioè anche coloro i quali non conoscono gli arcani maggiori, i tarocchi, cioè voi fate l'esperienza di quella, dell'archetipo proprio, cioè voi imparate a leggere i tarocchi, leggendo l'archetipo che abita dentro di voi. È la vera esperienza conoscitiva, no? Perché la conoscenza che l'anima vuole fare non si ferma sul piano intellettuale, deve essere incarnata e in questo modo tu incarni la conoscenza dell'archetipo dell'arcano facendone proprio l'esperienza. È una cosa straordinaria. Quindi grazie ragazze mie, grazie, grazie, grazie. Invece per le tante ragazze e ragazzi che mi avevano chiesto di nuovo l'accesso alla masterclass Il viaggio dell'eroe, realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica, abbiamo dato la possibilità di farvi accedere ancora in forma registrata, perché sono le masterclass che abbiamo fatto a febbraio, no? E potete fare il corso come l'hanno fatto tutti gli altri, ricevendo sempre l'iniziazione, però in forma registrata. Chi lo desidera fare ancora, scrivesse sempre in segreteria taromantic21@gmail.com oppure il sito che trovate qua sotto, vi scrivete direttamente dal sito, va bene? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, allora andiamo con le metaforiche associative. Allora, mo ce le battiamo e vediamo in questa settimana che maschietti abbiamo, che femminucci abbiamo, quale energia abbiamo, insomma, vediamo quello che c'è e lo narriamo, lo narriamo. Allora, no, no, che io le voglio battere in diretta, no? Che le ho battute un attimino prima di iniziare, però sono 800 carte. Allora, facciamo un po' così, poi ci facciamo così, poi facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, e se gioco le 3 carte napoletane così, e poi ci mettiamo queste qua e facciamo così, ci prendiamo queste, ok, vediamo un po' chi abbiamo in questi tempi. Allora, vediamo, facciamo così, vediamo che energia abbiamo, vediamo un po'. Ne ho prese troppe. Vabbè, vediamo chi esce, dai. Eccolo, si è girato qualcuno, però non ho visto chi è, però qualcuno si è girato, l'avete visto pure voi, no? Vediamo. Chi è? Dai, non essere timido. Vai, dai, che ti ho visto forse. No, non ti ho visto. No, non si è girato, ragazzi. Ma si era girato, l'avete visto pure voi, no? Boh, vabbè. Timidone. Ah, no, lo vedo qualche cosa qua. No. No, era la luce della lampada. Vabbè, si sarà rimesso niente. Ha voluto lanciare la pietra e togliere la mano. Stai già facendo il biriccone, eh? Allora, dai, non ne sia... prima ho detto che vogliono farmi vedere chi sono, no? Ci giriamo tutti insieme, cioè sono usciti tutti questi. Allora, vediamo prima di tutto se è una signorina. No, tutti maschietti sono.
Ah, ha colto la sfida, capito? Accetto la sfida. Ho detto che non si giravano e sono usciti tutti loro. Allora, abbiamo qui un lord inglese. Non lo so se è un lord inglese, però non lo so. Mi sa un po' l'atteggiamento, non so se avete visto il film, la serie Berlino della Casa di Carta, ok, Pedro Alonso, mi sembra un po' Pedro Alonso. Poi abbiamo quello di Baywatch degli anni 90, vabbè, un bel figo, non sei il mio tipo, però va bene. Poi abbiamo un giocoliere, sì, non sa che, non che pesci prendere, non sa che palle prendere, insomma, vabbè, un po' così. Ah, abbiamo comunque tutti i fighi, eh. Beh, comunque abbiamo tutti i figoni qua. Cioè, della serie. L'ho minacciato e sono usciti tutti insieme. Beh, abbiamo poi Lady Oscar e abbiamo Shakespeare. Allora, devo dire che comunque è beata gioventù o gioventù bruciata, dipende dai punti di vista. Allora, qua abbiamo dei bei ragazzi, fondamentalmente, quindi lo spirito giovane, sono comunque bei ragazzi. Al centro stesa abbiamo il giocoliere che le prova tutte. Quindi abbiamo poeti, giocatori e ribelli. Ecco, se dovessi dare un titolo, poeta, giocatore e ribelle. Poeta, giocatore e ribelle. Vabbè, c'è un po' il fascino del bello e dannato qua. Chi è che non si è innamorata o innamorato di un bello e dannato? Nella vostra storia di vita. Chi è che non si è innamorata o innamorato di un bello e dannato? Eh sì. Vabbè, qua abbiamo, che ho detto prima, abbiamo poeta, giocoliere e bello e dannato, sì. Hanno tutti uno stesso comune denominatore, che sono gran fighi, cioè nel senso, fighi nel senso, hanno quella bellezza del mistero, quella cosa irresistibile. Abbiamo maschili irresistibili in questi giorni. Che tu lo vedi in una serie televisiva come faccio io che mi innamoro di quelli delle serie e poi li scrivo su Instagram. Vabbè, questo è un'altra storia. Sì, faccio una sorta di talent scout, capito? Talent scout. Che sia una delle serie televisive di cui ti innamori, che sia una persona che vedi mentre vai a fare la spesa. È come se l'amante mistico ti volesse sedurre in questi giorni, o a mezzo di qualcuno tramite la serie televisiva, o a mezzo di... c'è come se vuole farti sperimentare una certa energia erotica e quindi quando questa energia erotica, che è la Kundalini, che sta alla base della colonna vertebrale, quando sale, vuole salire Kundalini qua con l'energia maschile erotica. Quindi quando sale la Kundalini, che succede? Che laddove ci sono dei chakra ostruiti escono fuori i problemi e quindi si sviluppa magari l'attaccamento e lo voglio mio. Come quando mi innamorai di Ragnar Lodbrok di Vichinghi, cioè lo voglio avere mio, ma dove fra? Dove vai? Tu lì nel sud, però basta che ci credi, tu nel profondo sud italiano ti innamori di questo che è così, che è un vichingo. Vabbè, insomma, tutto è possibile, quindi e allora lì vengono fuori le paure e le resistenze, no, legate all'amore. Quindi abbiamo un maschile che genererà nell'energia femminile, al di là se sei uomo o donna, genererà nella parte più misterica di te un subbuglio pieno di emozioni, perché ci sono dei maschili che giocheranno con il loro fascino, con il loro mistero, con la poesia, sono molto anni 80 queste carte qua, così. L'altro ieri ho visto un film su Prime dove c'era Patrick Swayze, non mi ricordo come si pronuncia, quello di Ghost, insomma. Però non era Ghost il film e nemmeno Dirty Dancing. Era un altro film, non mi sto ricordando come si chiama, ambientato tutto anni 80. E allora mi ha fatto sobbalzare un po', diciamo, quell'abbigliamento pure, quelle camicie un po' così, no?
Ecco, e qua abbiamo allora, maschili che stimoleranno la vostra energia erotica, o che sia a mezzo di un telefilm, o che sia a mezzo ehm, di persone reali in carne ed ossa. E qua abbiamo, prepariamoci a questo, al caldo, prepariamoci al caldo, Antò fa caldo, prepariamoci a quello, insomma. Sono indecisa se battere ancora per vedere le femminucce che escono, l'energia femminile, oppure no. No. Sai che faccio? Metto le carte della dea. Vediamo dove stanno le carte della dea. Eccole. I femminili me li racconterò con le carte della dea. Che femminili abbiamo rispetto a questo maschile? Forse le metterò dopo i femminili con le metaforiche, vediamo. Che femminili abbiamo? Come si relaziona il femminile a questo maschile? Come... Ah, come l'imperatrice. Per me questa carta ha a che fare con l'imperatrice, la scintilla creativa, Beh, d'altronde, nella misura in cui c'è questa energia erotica, i femminili la vivono da co-creatrici, non la vivono da vittime. Cioè, la scintilla creativa, i femminili si faranno ispirare dall'energia maschile. Cioè, la scintilla creativa è anche un monito su come approcciare a queste energie maschili, che può essere anche una donna con energia maschile predominante che funge in questo ruolo, no? Allora, la parte femminile si alimenta, si autoalimenta, vedo energie femminili che verranno stimolate nella loro energia erotica, creando, procreando con la vita in modo con l'entusiasmo. Entusiasmo, enteos, che significa stare nel Dio, essere entusiasti, stare nel Dio, stare nell'emozione. Qua stanno nell'emozione erotica, cioè procreativa, cioè di eccitazione, di gioia, sentiranno un po' il serpente della Kundalini muoversi in loro, ed è bellissimo perché si genera creatività in tutti i settori. Vediamo un po' che ci dicono i tarocchi. Lasciamo qua questi belli fustoni da questa in bella vista. Energia femminile è qua. Allora, a questo punto io metto due tipi di tarocchi. Qua ci metto i tarocchi della dea, sì, della dea, e qua un altro tipo di tarocchi. Aspetta che li prendo, dove stanno, che non li uso da un po'. Allora, tarocchi della dea, venite a me. Dove siete adesso? Davanti a me non vi vedo. Dove siete, tarocchi della dea? Ah, eccoli, stanno lì nascosti. Allora, tarocchi della dea di qua, e questi altri, che non mi ricordo come si chiamano, da quest'altra parte. Allora, partiamo dal Latin Lover, da questa parte. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione esilarante per te, affinché tu abbia gioia, energia erotica, propulsiva, vitalità, creatività e bellezza. E comunque, siccome questo è il nostro maschile, che sono le azioni, no? Allora nello yoga sciamanico ci sono dei passi bellissimi dove ci viene detto che quando il divino non ti sta ascoltando, che poi non è possibile, però per farci capire a noi umani, seducilo in tutte le forme possibili, seduci il divino. Come si fa a sedurre il divino? Ballando con la tandava, con le emozioni, quelle più sotterranee, con la danza del piacere che trovate sul canale. Le ragazze mie e i ragazzi invece che stanno facendo le masterclass Il viaggio dell'eroe realizzano un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica, si rifaccino Fantozzi, si rifaccino lei, batti lei, si rifaccia. Beh, rifatevi la parte della tandava, le 7 leggi dell'amore, il rituale, ok?
Allora, vediamo un po', energia attuale di questo figone, energia attuale del maschile, energia attuale del maschile, energia attuale del maschile. Ehi, sta uscendo un 4 di coppe, sta annoiato, la voglio estrarre io. Energia attuale del maschile, 10 di spade, cioè energia attuale. Beh, il 10 di spade come energia attuale sono maschili che hanno vissuto una fine necessaria. Ora, che stiano o meno nel dolore, a me qua non mi sembra. Stanno magari nella riflessione, perché energia attuale è una fine necessaria. La fine necessaria di una certa verità dell'ego che è emersa, che ha fatto male, che è stata trasmutata, che è stata rilasciata, cioè magari alcuni maschili si sono sentiti o si stanno sentendo pugnalati alle spalle e stanno vivendo, ripeto, questa fine necessaria perché le spade colpiscono la corazza dell'io, dell'ego. E quando è la morte, no, simbolica di una vecchia identità, e quando muore questa vecchia identità non può che nascere in loro pura bellezza se si affidano alle emozioni, ok? Quindi possiamo avere dei maschili che stanno un po' ancora in un impasse, un po' così, e altri invece che sono usciti già. Quali sono i pensieri dell'energia maschile? Il matto, guarda, io amo i tarocchi, perché che carta poteva uscire dopo il 10 di spade se non il matto? Allora, il matto è l'energia più fresca, più bella, è l'energia giovane, l'energia irresistibile perché ha fede nella vita, stanno pensando di muoversi per impulso, stanno pensando di avere fede negli eventi, di non voler controllare gli eventi, di muoversi per quello che arriva, quello che la vita gli dà, e quindi mentalmente possono anche pensare di rischiare qualcosa o con qualcuno, di lanciarsi in un salto nel vuoto, no? La vita li sta chiamando a fare un salto nel vuoto, come vi ho spiegato sul podcast del matto, il viaggio erotico negli arcani. Allora, il salto nel vuoto è anche il rischio, rischiare con qualcuno, rischiare di... allora, l'identità che è morta è il controllo, va bene? Sono stati qua eventi dolorosi che hanno portato energie maschili a far abbandonare il controllo sugli eventi a una certa identità. Della serie non posso controllare questo evento, mi arrendo, mi do. E allora sto pensando mentalmente di darmi alla vita. Ok. Energia fresca, energia rinnovata con il matto. Stanno pensando però, pensando questo, e già nei pensieri il matto è una carta molto forte dopo un 10 di spade, molto bella, molto wow, no? Che cosa hanno nel cuore? Andiamo a vedere ancora più in profondità cosa hanno nel cuore. Lei. Cosa hanno nel cuore? Lei. Pensano di rischiare con una donna o con un'energia femminile che li fa sentire al sicuro, li fa sentire a casa, li fa sentire compresi, li nutre, ma soprattutto è una energia femminile che sa darsi a se stessa amore, darsi tutto l'oro del mondo, no? Questo è l'archetipo che hanno nel cuore. La regina di denari nel cuore quando capita sul femminile, nel cuore hanno la necessità di darsi pure loro valore, di darsi valore, di darsi nutrimento a loro stessi senza mendicare all'esterno. E qua abbiamo maschili che hanno potuto avere con una persona che riesce a darsi valore dei problemi perché non avevano bisogno di lui, capito? Ma aveva, o comunque questo era la, diciamo il motore evolutivo, e hanno nel cuore una persona, molti maschili, che sa prendersi cura di se stessa, degli altri, delle proprie risorse, della propria famiglia, del proprio lavoro, molto concentrata in ciò che è radicato in sé, e questo specchia a loro la necessità di fare altrettanto, di prendersi cura di loro stessi, di darsi valore e di smettere di non darsi valore laddove non se lo sono dato,
c'è 10 di spade, mi spiego? Qual è la sfida da questo momento in poi che si apprestano a superare i maschili? Sfida o blocco in merito alle connessioni, alla relazione? Cosa l'anima, e quindi siccome abbiamo il matto lì e chi sta facendo il viaggio erotico negli arcani sa qual è il rischio che la vita ti sta chiedendo di compiere in questo momento? Superare gli ostacoli, 7 di bastoni, lottare per quello in cui credi. Questo è il rischio che il matto sta chiedendo, avere fede negli eventi, lottare per quello in cui credi contro le tue stesse resistenze al darti all'amore. Possono esserci dei limiti che questa regina di denari ha messo ai maschili e che sono veicoli per i maschili, questi limiti, delle loro stesse resistenze e paure. Ma la vita ti sta dicendo lanciati, superati, rischia, ama di nuovo, datti di nuovo alla vita. Procediamo da questa parte, vediamo energia attuale del femminile con questa bellissima scintilla creativa. Energia attuale del femminile. Perché i maschili vedono alcuni femminili con la capacità di portare le loro idee nella forma concreta, nella materia, hanno loro come esempio nel cuore, no? Allora, l'energia attuale del femminile, il giudizio. La roba finisce, cioè energia attuale del femminile, mi parlano di femminili che si sono destate a nuova vita, una rinascita, una chiamata dell'anima a non poter più venire suggestionate dalla loro mente. Il giudizio è una carta di libertà e di rinascita. Rinascita, rinascita, rinascita. Non aggiungo altro perché voglio vedere cosa dicono le altre carte, però è rinascita. E in questa rinascita, quali sono i pensieri del femminile? Che rinascita sta facendo? Quali sono i pensieri del femminile? Cosa pensa? Ah, rinascita da un dolore o da una verità che è emersa. Quindi i femminili stanno pensando di chiudere una relazione o l'hanno già chiusa, o stanno pensando di questo è. Stanno avendo la rinascita da una verità che facevano fatica ad accettare. Ora, per ognuno di voi questa verità è diversa o può prendere più sfumature con persone diverse. Nei pensieri il 3 di spade mi dice che molti femminili provano in questo momento un dolore che è solo mentale, perché è nella testa, e questo dolore le sta portando a una rinascita. Il dolore, come vi dico sempre, non arriva per farci soffrire, ma per farci realizzare, per farci espandere. Quando la mente non può più contenere, non può più arginare i confini di un'emozione, la mente esplode, la mente si dissolve e quando la mente si dissolve tu rinasci, però mentre la mente si dissolve tu senti dolore. Ma il dolore è l'emozione che sta spaccando gli argini della diga mentale. Ok. Cosa hanno nel cuore i femminili? Cosa ha nel cuore lei? Il paggio di coppe, amore, bellissima. I femminili vogliono amare, hanno una grande fede nell'esistenza. Questo le permette anche di accettare perfettamente una certa verità che tempo addietro magari hanno già sentito dentro di loro e adesso hanno la forza, perché si sono unite alle loro emozioni, di chiudere alcune situazioni o di comportarsi in modo diverso. Nel cuore il paggio di coppe è una carta stupenda per le energie femminili perché mi parla proprio di questa scintilla creativa. Il paggio di coppe è la creatività, è amare la propria vulnerabilità come più potente alleato, e quindi la vulnerabilità per i femminili l'amano incondizionatamente, il loro modo di essere, il loro modo di fare, la loro capacità di includere le loro peculiarità più fragili, e questo le porta ad avere una grande fede, una grande creatività. Le vedo creative o creativi, perché questa è anche l'energia tua, no? Se sei uomo,
e una grande creatività in questa settimana, in questi prossimi giorni. Quando nel cuore c'è il paggio di coppe, hai una sensibilità così aperta che la tua creatività si esprime in tutto quello che fai. Da che vai a fare la spesa, che ti compri la frutta, che fai un'opera artistica, che parli con i clienti, anche se lavori in un ufficio, esprimi quella sensibilità creativa, fai azioni creative, perché il giudizio ti porta a farle insieme al paggio di coppe. A chiudere un certo modo di fare e aprirti alla vita. I femminili vogliono tornare ad amare. Vedo dei femminili che si innamorano in questa settimana, te l'ho già detto con quelle carte, queste carte qui, che si innamorano, che tornano ad amare, le vedo. E qual è la sfida principale che i femminili si apprestano ad andare incontro in questa settimana rispetto agli eventi, alle circostanze, alle persone? La comunicazione. 8 di bastoni. La sfida principale è comunicare. Adesso poi vediamo in che tipo di frangenti questo 8 di bastoni. Può darsi che i femminili non stiano ricevendo delle chiamate o le debbano fare e si apprestano a fare il primo passo, no? Infatti questo è il nostro maschile interno, pensiamo di fare il primo passo. Sì. Vediamo un po' da quest'altra parte. Quali sono le intenzioni del maschile? Le vere intenzioni di lui in questi prossimi giorni, le vere intenzioni di lui. Le vere intenzioni di lui nei confronti di lei o nei confronti della vita, a seconda della carta. Le vere intenzioni di lui quali sono? Quelle dell'asso di denari. Sono grandi intenzioni. Le intenzioni di lui sono quelle di proporre un'offerta in concreto. L'asso di denari è l'asso degli assi per eccellenza, no? Se si tratta di una relazione, l'energia maschile hanno veramente intenzione di avere qualcosa di concreto e solido, vogliono vogliono che l'altra persona si fidi di lui, vogliono dare questa concretezza, perché nella regina di denari nel cuore la concretezza, no? Quindi se si tratta di lavoro, i maschili hanno proprio intenzione di dare affidabilità nel lavoro, nella concretezza, possono emergere dei nuovi lavori o possono avere un nuovo lavoro, si sentono persone affidabili e vogliono palesare questa loro affidabilità. Quali sono le azioni, a cosa sono conformi le azioni che le energie maschili faranno in questi giorni? Il mondo è una carta bellissima, sono azioni di successo. Anche lavorare tramite social qua, alcuni maschili, o comunque quali azioni fanno i maschili? Fanno azioni ispirate alla fiducia e alla fede con la consapevolezza di darsi valore, perché chiudono il ciclo legato al 10 di spade, quindi supereranno gli ostacoli. Sono azioni che hanno come comune denominatore la necessità di superare i loro limiti, no? E rendendosi affidabili, quindi in tutte le aree della loro vita. Ok. E di chiudere cose che si trascinano. Energia finale di lui nei confronti di lei o rispetto, o possono anche comunicare via internet, email, dare risposte di affidabilità ai maschili, mi spiego, esserci, ecco. Energia finale di lui nei confronti di lei rispetto alla vita, nei confronti del mondo. Qua abbiamo il diavolone. Allora, il diavolone mi parla di una grande energia erotica che i maschili hanno, con la quale entreranno in contatto cercando di superare le loro resistenze, paure e attaccamenti. Quindi, laddove i maschili in una relazione vogliono proporre un'opportunità importante e chiudere i vecchi cicli, tali cicli sono legati alle loro paure e alle loro resistenze all'amore. E anche a livello lavorativo o in altre relazioni vogliono iniziare cose nuove i maschili, cose nuove scevre dai loro attaccamenti, dalle loro paure. Ok, e qua c'è una forte energia erotica nei confronti di una lei che è una persona molto radicata nelle sue cose, nel suo lavoro. Vediamo da questa parte le intenzioni di lei nei confronti di lui e le intenzioni di lei nei confronti del mondo, della vita. Quali sono?
4 i denari, aprirsi il giusto, confidare nelle proprie qualità, capacità e talenti. Però questo 4 i denari, ho preso anche queste carte perché hanno anche significati uguali ma diversi. Allora, questa ragazza ha 4 monete d'oro e una moneta la offre. Cosa vuol dire? Non guarda il suo gruzzoletto. Con la scintilla creativa e il giudizio qua mi parlano di energie femminili che nonostante abbiano solo quello, lo danno. Mi do, mi offro, perché non hanno paura di darsi. Cioè stanno nella loro cosa, no? Nel loro territorio, nelle loro cose. Danno quello che possono dare, danno quello che hanno. Quindi questo darsi, perché hanno il paggio di coppe nel cuore, questo darsi determina un reciproco potenziamento con l'esterno, perché l'amore è più dai più ricevi. Non do perché mi sento vittima di qualsiasi relazione e quindi do per paura di non essere amata o amato, ma do perché per la gioia di dare, anche se sto a terra, do perché mi rende felice. È una cosa bellissima. Vedi, qua sotto c'è la stella, perché mi sento guidata a farlo, a dare. Non do per ricevere qualcosa in cambio da quella persona. Mi do, questo è quello che dicono gli archetipi su come seguire nei prossimi giorni per avere la prosperità. Mi do perché sento che questo è perfetto, mi dà prosperità. Più do, più prospero. E quindi a cosa sono conformi? Queste sono le intenzioni, no? Vorrei fare così. A cosa sono conformi le azioni dell'energia femminile? Le azioni. Il matto pure lei, stupendo, mi do alla vita, non importa dove vado, non importa, io so che il mio corpo mi guida, il mio corpo è il mio istinto risvegliato, matto matto, sono nuovi inizi. Non ho paura del vuoto, mi do, faccio quel passo, ho il coraggio di fare quel passo, quella cosa che ho rimandato, la faccio, mi faccio guidare dall'istinto, non programmo nulla. Le azioni dei femminili sono senza programma, sono scevre dalla mente razionale e sono istintive e risvegliate. Mi do alla vita. Mi do alla vita, pur sentendo che non ho tutto, forse la mia mente razionale mi dice quello, ma io ho tutto, perché ho l'energia del matto che mi guida. Allora mi do, mi offro, bellissimo. Vediamo che cos'altro, energia finale, energia femminile finale. E l'eremita, bellissimo. Qua c'è una grandissima introspezione come energia finale. I femminili, come ti ho detto anche per il diavolo sul maschile, i femminili stanno facendo un lavoro, hanno fatto, perché c'è già il giudizio qua, un lavoro di grande introspezione interiore nella propria solitudine interiore. E l'eremita ti insegna che anche quando è buio tu hai una luce interna che ti guida ed è proprio quella luce interna che devi seguire. Allora l'energia finale del femminile è questa profonda introspezione che le permette di agire nel mondo e con lui o con le persone in modo istintivo. Allora non si programmano nulla, sanno che anche quando il sentiero è sconnesso, loro hanno la loro bussola interiore, si lasciano guidare e questo le porta a generare prosperità. Quindi anche se sembrano un po' più ritirate le energie femminili, ma non sono ritirate perché possiamo trovare nei prossimi giorni delle energie femminili che sono più isolate, più solitarie, a un certo punto le ritrovi in una festa con 200 persone, mi spiego? Sempre la stessa energia solitaria, perché? Perché l'anima vuole sperimentare con il matto, non vuole stare all'interno di schemi, ah lei sta sempre a casa, oppure lei sta sempre... No, vuole sperimentare, qua c'è una rinascita del femminile, mi spiego? E poi se stai così, no? Magari alla solitudine, te trovi uno di questi fuori casa, è normale che ti lanci nel vuoto. C'è Ragnar Lothbrok fuori dalla finestra, magari sono da 30 giorni in casa così a rimuginare un po'. No, ormai non esco più. C'è Ragnar, niente, ti sposi il secondo dopo. Mi lancio! Non è una parodia, è la verità di ciò che le carte stanno dicendo, va bene? Bellissimo, sì.
Adesso andiamo a fare delle specifiche. Comunque, ragazze mie e ragazzi, qua stanno prepotentemente dicendoci di rivedere il matto, di fare la pratica del matto, tanto bastano 5 minuti, lo sapete, nei prossimi giorni, perché c'è nel maschile e nel femminile il matto 2 volte e l'imperatrice, matto e imperatrice, matto e imperatrice. Vediamo un po' che ciclo si è concluso per il maschile con 15 di spade, o si sta concludendo. Non ci posso credere. 10 di spade, 10 di spade. Allora, una vecchia identità è finita in modo irreversibile. Molti stanno ancora in questo flusso, però in queste prossime ore, questi prossimi giorni, c'è proprio la fine di un certo tipo di personalità legata a certi attaccamenti o dipendenze emotive, perché vogliono radicarsi nella materia, senza illusioni, senza, cioè vogliono essere produttivi, non è la parola giusta. Vogliono portare lo spirito nella materia e non rimanere in aria, questo è il senso. Lo fanno, ecco perché tutte queste carte giovani, no? Ho detto prima scherzando dei bei fighi qua abbiamo, ma non è quell'eterna giovinezza che non è mai andata via, il bambino interiore, è quella ritrovare l'eros, quando l'elisir dell'eterna giovinezza è la passione. Passione per un ideale, passione per uno scopo, passione per un lavoro, passione, passione. Che proprio perché la passione? Perché genera certi ormoni, certe endorfine che producono una rivitalizzazione, va bene? Quindi è morta proprio un'identità, un certo modo di... ma credo che sia legato ad attaccamenti e paure. No, è quello, non è credo sia legato. Vediamo sul matto, i pensieri con il matto, dove si lanciano? Dove si lanciano? Concretamente, tutti questi denari. Quando finiscono le illusioni della mente si concretizza, perché lo spirito diventa materia. Stanno pensando di fare un passo verso qualcosa di concreto, che sia il lavoro, che sia una relazione, che sia chiamare qualcuno, che sia... no? Vediamo su questa regina di denari. Su questa regina di denari... La morte, di nuovo la morte. Allora, qua stanno avendo proprio un cambio netto. Per alcuni di loro è finita una relazione o è finito un vecchio modo di amare, un vecchio modo di relazionarsi a qualcuno. Hanno nel cuore una persona che gli ha dato un esempio straordinario di concretezza, di radicalizzarsi nella materia a mezzo del proprio spirito, produrre abbondanza, fertilità. Questo è il senso. Quindi hanno la morte nel cuore, un cambio radicale, 10 spade, la morte è un cambio inevitabile, non si torna indietro. Fammi vedere sulle azioni con il mondo. A cosa sono conformi le azioni con il mondo che fa? 7 i denari. Sono conformi a seminare qualcosa di nuovo, a godere dei frutti che già hanno, non fare le cose di fretta, perché i denari sono proprio ciò che radicalizza. Ma soprattutto a chiudere un ciclo che stavano aspettando da tempo. Godere dei frutti del presente senza avere fretta di cogliere quelli immaturi. Fammi mettere 2 altre sul mondo, a cosa sono conformi le azioni del mondo, perché qua c'è il completamento di un ciclo che stavano aspettando da tempo, per cui loro avevano già seminato all'interno di loro un ciclo di consapevolezza che si riversa poi nelle azioni. Appunto abbiamo la guarigione della temperanza e poi assolutamente il cavaliere di bastoni. Allora qua abbiamo una guarigione che si conclude per molti maschili nelle prossime ore, prossimi giorni, di ciò che avevano già seminato all'interno di loro stessi. Faranno azioni, allora alcuni che hanno terminato questo lavoro di guarigione fanno azioni piene di, piene di impulso, di istinto, di un istinto risvegliato, per altri fanno azioni più calme e poi partono all'arrembaggio, insomma. Capito? Sono cambiamenti. Allora,
Mi arriva però che molte energie maschili hanno già fatto un lavoro di guarigione profondo e faranno azioni impulsive dettate dalla propria anima, dettate dalla concretezza che la loro anima li chiama a compiere. Non sono fuochi di paglia, anche se vedete il cavallo di bastoni, perché abbiamo questi denari qua. A quali attaccamenti con il diavolo? Gli attaccamenti del diavolo, quali sono? Le paure, attaccamenti e resistenze al mondo, a chiudere un vecchio ciclo, a rimanere legati a un vecchio modo di essere, con le proprie paure, con le proprie resistenze, quindi a tutto tondo è questa cosa. Vediamo da questa parte, dove c'è la rinascita nei femminili con questo giudizio? Cosa sono chiamate a fare dall'anima? Questa rinascita dell'araba fenice, verso dove va o cosa sono chiamate a fare con il giudizio? O stanno già facendo? Bellissimo, a realizzare tutti i loro sogni, la stella. Sono chiamate a realizzare i loro sogni seguendo solo il loro amante mistico spirito guida. Ad avere fede in tutto, fede in tutto. E il giudizio ti dice abbi fede in tutto e realizza i tuoi sogni con la creatività. Questa chiusura del 3 di spade a cosa è conforme nella mente? Smettere di dipendere dal giudizio altrui. 6 di denari. Smettere di dipendere dal giudizio altrui, nel dare troppo per paura di essere amate poco, smettere di dare oltre misura nella misura in cui senti un bisogno, ma do perché sento la gioia di dare, non perché sento un bisogno. Questo è il 6 denari, il dare e ricevere, no? La mancanza di equilibrio tra dare e ricevere. Laddove i femminili hanno percepito mancanza di equilibrio, allora chiudono. Questa vulnerabilità, il paggio di coppe nel cuore, cos'è che abbracciano profondamente? Questa gratitudine, questa vulnerabilità nel cuore, cos'è che abbracciano profondamente? Allora, il 9 di bastoni abbracciano profondamente tutte le fatiche che hanno fatto per arrivare dove sono oggi. E la loro vulnerabilità è come se si dessero una pacca sulle spalle, 9 di bastoni. Quindi magari sentono la loro vulnerabilità e anche la stanchezza, no? Che le ha fatte giungere adesso a nascere di nuovo, cioè fanno anche loro le cose con calma, si fanno guidare dall'istinto. E come ti ho detto prima, magari possiamo avere persone che stanno sempre molto da sole, a un certo punto vanno a una festa con 200 persone, pur mantenendo la loro energia protetta, no? Quindi vediamo le intenzioni con il 4 di denari. Cos'è che danno con il 4 di denari? Ah, cavaliere di spade. Dicono la verità. Parlano, il cavaliere di spade alla domanda cos'è che danno con il 4 di denari, dicono la verità. Cioè, non si sentiranno in colpa se mettono dei confini a certe situazioni. Ecco, questo è. Te l'ho detto poi in dialetto, questo è. Vediamo le azioni con il matto, verso dove sono coinvolte queste azioni con il matto. Re di bastoni, molte di lei si lanciano in questo che vedono passarlo fuori la porta di casa, magari mentre stanno stendendo le robe li lanciano il sacchetto delle mollette. Allora, a parte gli scherzi, comunque non è uno scherzo, il matto loro hanno... Come vedete, qua c'è l'integrazione del femminile nel maschile con la regia di denari, concretezza, affidabilità. Loro hanno il fuoco, hanno passione, hanno fuoco. Hanno passione, hanno fuoco, leadership, visione. Loro si lanciano in tutto ciò che genera la loro passione, la loro visione, ciò che le tiene vive. Può essere un uomo, una donna, può essere un obiettivo, un ideale, il lavoro. Si danno a tutto ciò che è vivo per loro. Vediamo su cosa ha lavorato l'eremita, su cosa ha fatto luce l'eremita nel femminile. Sul 3 di denari, sul fatto che vogliono cooperare, cooperazione in tutti gli ambiti della loro vita, che sia lavoro, che sia famiglia, che sia amore. L'eremita ha fatto luce su questo aspetto molto importante con il 3 di denari, perché il 3 di denari è una carta molto bella che mi parla di struttura. Ognuno
si incontra in un progetto comune e ognuno delle persone, delle tre persone, hanno qualità distinte, diverse, che servono alla cooperazione di un progetto comune, cioè ognuno vede le qualità dell'altro e le onora perché sono necessarie a un progetto comune. Quindi l'eremita ha fatto luce su questo aspetto. I femminili vogliono avere giustizia nell'essere riconosciute all'interno di progetti che portano avanti, che sia amore, che sia lavoro, che sia famiglia, no? L'eremita ha fatto luce su questo aspetto e quindi vanno verso ciò che le dà visione, gioia, entusiasmo. È una lettura molto bella questa, molto bella. Sì. Vediamo cosa ci dicono questi miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa dirà lui a lei? Cosa dirà lui a lei? Basta. Ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. 10 di spade, 10 di spade, la morte. Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Cioè, qua ci sono maschili che riconoscono la sacralità di una relazione. Cambiare il mondo significa cambiare il modo di approcciarsi agli eventi, perché sono cambiati loro. Ok. Cos'altro? Vedono la sacralità quindi di ogni rapporto e poi dicono: vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Ed ecco che ritorniamo sulla necessità dei maschili di rendersi affidabili. Voglio darti tutto quello che non ho mai avuto perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Quindi tolte le paure, gli attaccamenti, la vecchia identità, emerge la verità nell'anima. Siamo una coppia sacra, vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto e mi impegno per questo. Molto poetico, molto commovente, bellissimo. E adesso vediamo con queste altre carte, andiamo un po' più sul, vediamo se ci fanno andare più sul gossip. Aspetta. Con queste, vediamo come si presenteranno energie maschili e femminili con queste altre nella fattispecie. Come si presenta l'energia maschile e femminile in questi prossimi giorni, eccola. I segni di reciprocità custodiscono cari ricordi, fare regali in lingua d'amore, regali che parlano la lingua dell'amore. E qua abbiamo un maschile che regala un cagnolino al femminile, no? Allora sono segni, al di là se regala un cagnolino o meno, sono simboli di ti offro il mio istinto risvegliato, con la consapevolezza dell'adulto. Quindi abbiamo dei maschili che offriranno dei regali d'amore sostanziali, cioè che ha a che fare, lascia stare che può essere un regalo poi fisico, materiale, ma è proprio un regalo di darsi, dare i propri istinti, dare la magia, la bellezza del loro istinto risvegliato, cavaliere di bastoni, che è un istinto guarito. Bellissimo. Vediamo cos'altro. Poi c'è una proposta. La tua storia d'amore sta per elevarsi e salire di livello. E qua c'è una proposta, vedi? C'è la proposta. Cos'altro abbiamo? Connessione fisica. Connessione fisica, l'unione sacra dei due corpi, due che diventano uno. C'è molta passione in questa settimana, eh? C'è molta passione, proposte, bello, 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 bello. Io, ragazze e miei ragazzi, lancerei un ultimo oracolo per vedere qua l'energia maschile con lo sciamano e l'energia femminile con lo sciamano. Vediamo l'approccio sciamanico di lui. Il mago della pioggia, questa è tra le mie carte preferite, cioè questi si mettono a ballare nudi sotto la pioggia. Mettiti un figo almeno, copriti, perché cioè il figo ce l'abbiamo già, vabbè dai.
Ragazze, qua c'è veramente da sognare questa settimana comunque, perché il figo che ha attraversato gli inferni è ancora più figo, capito? Quindi il mago della pioggia è colui che fertilizza la terra, è il mago, è lo sciamano, è il mago. Sì, pioggia di benedizioni, si sentirà proprio un mago benedetto dall'alto. Quindi abbiamo dei maschili che agiranno in conformità di una loro volontà, no? Chi è il mago? È colui che opera i cambiamenti a mezzo della forza di volontà. L'abbiamo visto prima. E basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi, la concretezza che vogliono raggiungere, l'affidabilità che vogliono dare a mezzo delle loro proposte, dei loro gesti, questa connessione fisica. Molti parleranno con i denari qui attraverso il corpo, proprio lo sentirai nei gesti, no? Quando ti toccano, cioè, è una carta stupenda. E vabbè, pronte a sognare. Vedi, qua c'è la Pachamama, che è la carta di colui che ha attraversato il dolore, no? È bellissimo. Vediamo i femminili. Vediamo i femminili. Vediamo il femminile. Ah! Il coyote! Carta canta. Allora, mo ti dico una cosa, ci sono tante sfumature qua. Allora, il coyote è l'imbroglione sacro. Alcuni femminili potrebbero pensare che il figone di quale voglia imbrogliare. O comunque possano essere veicoli maschili di cose che i femminili non vogliono. Non è così. L'imbroglione sacro ti porta esattamente dove devi andare, devi avere fede negli eventi. Magari i femminili potrebbero pensare, ah, guarda questo, che coyote, no? Che coyote questo qua. Ecco, è un po' così, però vuol dire sono bellissime le carte, dai. Cioè, sì, sì. Vediamo con questo coyote, cosa c'è dietro al coyote per i femminili? È il padrone del tempo, è il padrone del tempo. È tempo che i femminili guardino l'inganno della loro stessa mente, tre di spade, e vadano incontro alla bellezza creativa. Questo non è una cosa grossa, ci sono scemenze, cioè, nel senso. Quindi il padrone del tempo ti dice che prima di tutto il tempo cronologico non esiste e che tu puoi sciogliere qualsiasi tipo di perturbazione in un attimo, in un secondo. Va bene? Con quel tre di spade lì, sì, non mi è stato dato abbastanza, sono stanca, però voglio innamorarmi. No, no, abbiate fede ragazzi miei, perché qua è bella, bellissima questa lettura, ok? Quindi, detto questo, il nostro gossip spirituale si conclude qui per oggi. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!